Marinai del web, benvenuti o bentornati su Radio di Bordo, io sono Matteo e oggi partiamo con una nuova serie di video dedicati ai viaggi e alle avventure, ai navigatori, agli eroi che tornano in patria dopo una grande avventura, quindi partiamo subito. È di pochi giorni fa la triste notizia della scomparsa del 75enne Jean-Jacques Savane, proprio durante una delle sue avventure, ovvero attraversare l'Oceano Atlantico a remi. Ho pensato molto prima di questo video, ma credo che parlare di lui raccontando una delle sue grandi avventure è sicuramente uno dei migliori saluti. Non vi nascondo che anche io da sempre sono stato appassionato di queste cose, me le andavo a cercare su internet, a cercare persone che hanno compiuto magari idee anche un po' folli, pazze o in cui nessuno credeva. Mi è sempre piaciuta l'idea di questo guscio, di questa barca, magari spesso autocostruita, che va contro tutto e tutti, dalle leggi della fisica alle persone che screditano questa avventura, forse anche per paura, ma paura anche di colui che la esegue, no? Mille dubbi, mille pensieri, perché la sfida spesso viene vista come una cosa totalmente inutile, difficile da spiegare per chi la vive, quindi immagino che sia difficilissima da comprendere anche per chi la vede da fuori. Ed è proprio nel 2019 che, navigando su internet, scopro questo navigatore, Jean-Jacques Savane, e la sua nuova avventura, che era partita da pochissimo, era partita a fine dicembre, pochi mesi dopo l'ho scoperto anche io proprio sulla sua pagina Facebook. Non era solo un navigatore, era proprio appassionato di sport estremi, di cose particolari, era un surfista, un judoka, è stato pilota privato, paracadutista, 4 attraversate atlantiche in barca a vela, svariate gare di triathlon, e per festeggiare i suoi 70 anni cosa fa? Scala al Monte Bianco. Cioè, io faccio fatica a alzarmi a prendere il telecomando dal divano, ma non bastava a Jean tutto questo, così nel 2019, a 72 anni, decide di compiere un'impresa veramente folle, ovvero quella di attraversare l'Oceano Atlantico spinto esclusivamente dalle correnti e dai venti. Iniziano così i primi disegni e decide di costruire la sua barca, decisamente insolita, a forma di botte. Nasce Tesa, una barca senza alcun tipo di propulsione proprio perché viene spinto dal vento e dalla corrente. È uno scafo realizzato in legno, in condensato marino, rivestito di resina epossidica, proprio per poter resistere agli urti e alle onde che si infrangono sullo scafo. Uno scafo lungo 3 metri e largo 2,10 m, 1,70 m invece nelle fiancate. All'interno circa 6 metri quadri di spazio disponibile, in cui Jean ha cercato di alloggiare tutto quello che era indispensabile per poter compiere questa traversata. Lo scafo dispone anche di 4 oblò, uno per lato e uno nella parte posteriore, mentre nella parte superiore ha realizzato un piccolo portello apribile sormontato da una cupola in acrilico di circa 60 cm di diametro. Una chiglia appesantita equilibrava il tutto per evitare il ribaltamento della barca e fungeva anche da spoiler per poter seguire al meglio la corrente e quindi mantenere la rotta, che in realtà non era scelta da lui ma dalle correnti e dai venti. All'interno, nella parte di prua, un piccolo tavolo da carteggio con una sedia. Intorno a questo era alloggiata anche tutta la strumentazione, mentre sul lato di dritta un letto e a sinistra una piccola cucina. Certamente un luogo non adatto a chi soffre di claustrofobia. Poco altro serviva a Jean per compiere questa traversata. Indispensabile la sua canna da pesca per potersi rifornire di pesce e 2 bottiglie di vino. Ma Jean sapeva benissimo che durante la traversata ci sarebbe stato il suo compleanno, quindi come non portarsi un po' di pâté de foie gras? Navigando sul sito internet dedicata a questa grande avventura ho trovato anche l'elenco di tutte le cose che Jean aveva deciso di portarsi a bordo, che aveva accuratamente suddiviso in sicurezza, tecnica e altro. Nella parte della sicurezza Jean aveva a bordo un Iridium Go, che è un hotspot satellitare, un tablet con GPS, un software meteo 4D per il tablet, cartografia chiaramente di tutta la zona che avrebbe percorso durante questa avventura, un VHF portatile, uno fisso, un trasmettitore AIS, un'antenna, un segnalatore personale, un segnalatore di soccorso, una zattera omologata per 4 persone, una scatola di razzi, un'ancora marina e un estintore, un giubbotto di salvataggio, una pompa di sentina e chiaramente anche un'ancora galleggiante, poi vedremo tra poco il perché. Nella parte tecnica invece si era portato 2 droni, uno dedicato al maltempo e uno al tempo sereno, 2 GoPro, una montata all'esterno e una montata all'interno di Tesa, della barca, poi abbiamo baroni
barometro, orologio, bussola, supporto per l'antenna. Tutta la parte elettrica veniva gestita da 2 batterie al gel da 80 A e 2 pannelli solari da 100 watt, più chiaramente il regolatore, tutta la parte indispensabile per poter far funzionare la carica delle batterie. Nella categoria altro, Jean aveva elencato il lavello, le valvole di scorta, un isolamento interno in schiuma della cabina, delle taniche, un piccolo fornello, delle bombole a gas, alimenti liofilizzati, anche se aveva il paté de foie gras, e altri piccoli accessori utili durante la navigazione come dei grilli, delle girelle, delle cime di scorta e anche attrezzi per poter sistemare quello che durante la navigazione avrebbe potuto rompersi. Il 26 dicembre 2019 parte da El Hierro, nelle Canarie. Il viaggio presenta poco dopo le sue prime difficoltà. Inizia il mal di mare che lo assale per giorni, lo fa stare malissimo. I venti e le correnti non sono favorevoli, infatti lo spostano continuamente fuori dalla rotta che sperava di seguire. In quei momenti così decide di calare in acqua un'ancora galleggiante, questo per rallentare appunto gli spostamenti indesiderati. Le giornate di Jean però si riempiono di attività, inizia a sistemare la cabina, a lavare i vestiti, a pescare per potersi procurare del cibo, ma non solo, perché durante il viaggio Jean conduceva anche alcuni esperimenti scientifici. Durante la traversata ha gettato in acqua dei galleggianti della JCOMOPS, che è l'Organizzazione Internazionale di Osservazione degli Oceani, proprio per studiare le correnti. Ha svolto una serie di test psicologici sulla solitudine e grazie agli strumenti forniti dal Wallerstein Medical Center di Are, che è la sua città natale, è stato monitorato durante tutto il viaggio per capire le reazioni del fisico in un ambiente così angusto, sottoposto a un continuo movimento ininterrotto e continuo. Spesso le onde sbattevano contro lo scafo di tesa e gettavano a terra tutto quello che era appoggiato all'interno di tesa della sua barca a botte, ma Jean non si è mai perso d'animo. Perché Jean? Chi te l'ha fatto fare? Perché? Jean non ha mai nascosto di aver preso ispirazione da Alain Bombard, un biologo che nel 1952 a bordo di un piccolo gommone decide anche lui di attraversare l'oceano spinto dai venti e ci riesce in circa 65 giorni per capire quanto tempo si riesca a sopravvivere in balia del mare. Tanto pesce durante la sua traversata, anche qualche cernia che si avvicina a lui, qualche balena che emerge accanto alla barca e tante tartarughe, come dice lui, quasi della sua età. 4 mesi dopo e con quasi 3600 miglia alle spalle, finalmente arriva a St. Eustatius, che è un'isola dei Caraibi olandesi. E sì, proprio i Caraibi, perché, come dice Dan Leonard, tutto quello che parte dalla nostra metà dell'Atlantico prima o poi arriva ai Caraibi. Al suo arrivo, dopo interviste, telegiornali, giornali, chiunque parlava di lui, Jean-Jacques diventa ufficialmente un eroe per la sua patria, ma soprattutto già con una nuova sfida in mente, quella che purtroppo non è mai riuscito a concludere. Quindi che sia in una botte spinto dalle correnti o in una barca a vela, ovunque tu sia, buon viaggio Jean e grazie a voi per avermi seguito. Ciao, alla prossima settimana!